Ma lo sapete che Bulma è apparsa ben prima di Dragon Ball in un ruolo che non potete neanche lontanamente immaginare? Ora scoprirete tutta la verità. Prima di iniziare, io sono OcelottMDB e se questa è la prima volta sul mio canale vi invito a iscrivervi e lasciare like sulla fiducia e magari passare anche da Instagram e TikTok che fa sempre bene. Ma ora iniziamo subito, va bene? Toriyama ama Tezuka, penso sia ormai ben chiaro, ed è proprio da Tezuka che dobbiamo ancora una volta partire. Che tanto nei miei video è un appuntamento fisso parlare di Tezuka. Divertente, no? Beh, Tezuka aveva un modo molto particolare di lavorare sui racconti, tramite gli attori. I manga di Tezuka avevano sempre gli stessi personaggi al loro interno e questi personaggi, esattamente come degli attori, ogni volta ricoprivano un ruolo diverso. Una mossa molto intelligente per giustificare il riciclo di vecchi design, che Tezuka arrivò a spingere al punto da dare addirittura voti ai suoi attori alla fine di ogni racconto, con addirittura anche una sorta di titoli di coda, fantastico e metanarrativamente bellissimo. Di fatto Tezuka stava creando quasi un modo di metanarrare il manga, di ammettere fossero solo storie inventate in cui i personaggi vivevano, queste avventure fittizie, per poi semplicemente finirla lì e concentrarsi quindi su altre storie. Tezuka fu indubbiamente un genio anche in cose del genere, assolutamente, e la mia stima per lui sarà sempre al massimo, e pertanto vi invito anche a recuperare il documentario che feci su di lui. E Toriyama, da bravo sfaticato, fa un po' la stessa cosa. Andiamo però con calma in questa nostra piccola avventura alla scoperta della nascita di Bulma, va bene? La proto-Bulma possiamo ritrovarla nei racconti che fungevano da prototipo per Dragon Ball, ovvero The Adventure of Tong Po e Dragon Boy, capitolo 1 e capitolo 2. Ecco, andando a leggere quei due bei racconti possiamo notare molte interessanti cose che verranno poi ripescate anche in Dragon Ball, sia per quanto riguarda veri e propri temi, sia per il design dei personaggi. E questa cosa però credo la possano immaginare un po' tutti, no? Nel racconto prototipo di Dragon Ball esiste un prototipo di Bulma. Abbastanza ovvio. E se invece potessimo tornare ancora un po' più indietro? Perché ok, in Birdland Press Toriyama raccontò anche le bozze preparatorie di Bulma, ma anche lì non siamo ancora abbastanza indietro, perché ora vi stupirò con un qualcosa di totalmente assurdo. Bulma nasce in Dr. Slump. Dr. Slump fu il primissimo grande manga di Toriyama Akira, la sua prima vera hit nata praticamente per scommessa col suo editor Torishima e al suo interno contiene completamente lo sviluppo narrativo e artistico del maestro. Tutto ciò che è lo stile di Toriyama è contenuto in Dr. Slump. Lettura consigliata 10 su 10, ma continuiamo. Nello specifico, ciò di cui vorrei parlarvi oggi è il capitolo 193 di Dr. Slump, contenuto nel volume 13 della versione Kanzenban. Di cosa parla questo capitoletto? La storia è molto semplice. Nel pieno spirito situazionale di Dr. Slump, in questa mini avventura il caro Sanbei Norimaki si imbatte in un locale sulla cui insegna si legge No Pan, che lui interpreta come un No Panties, ovvero un locale in cui, sempre a parer suo, ci sono cameriere che lavorano senza biancheria intima. Ovviamente la storia come al solito gli darà il ben servito, in quanto il tema comune delle sue avventure è come finisca sempre nei guai, uscendone sempre male. Ma la cosa davvero interessante avviene appunto all'interno di questo bar con cameriere apparentemente senza mutandine. E sto parlando di quel signore lì. No, ovviamente non parlo di quel signore lì, sto parlando ovviamente di questa ragazza, sembra abbastanza ovvio. E già, non vi dice nulla questa ragazza apparsa nel capitolo 193 di Dr. Slump, pubblicato su Shonen Jump 46 del 1983, il 31 ottobre? E già, quella è la vera proto-Bulma. Ovviamente è bene specificare che non sia esattamente identica come sarà Bulma, ma se andiamo a prendere la sua versione del secondo capitolo di Dragon Ball è davvero particolare come molte caratteristiche della ragazza siano lì. Il taglio degli occhi rotondo, i ciuffi che cadono da sopra le orecchie, il codino unico fatto a lato della testa. Davvero troppe cose per essere delle semplici coincidenze. Caratterialmente comunque non ci siamo proprio, sia chiaro, la nostra Bulma è decisamente più dall'ira facile e non avrebbe aspettato 2 minuti a dirne 4 a Sanbei, piuttosto che rimanere intimorita da questa persona che è seduta lì, ha ordinato per ore e ore sempre lo stesso drink, proprio perché è convinto che avrebbe visto qualche culetto molto giovane.
Che poi, ora che ci faccio caso, ma il vecchietto invece ha rubato i baffi al dottor Brief? Ok, sono palesemente tinti i suoi, ma... Vabbè, in realtà no, mi sto inventando questa cosa. Notare queste piccolezze comunque mi fa rendere conto di come sia bello il processo creativo di un autore che all'attivo aveva ormai già anni e anni di lavoro e di conseguenza quasi centinaia di personaggi creati. Si potrebbe quasi in malafede credere che sia stato fatto un riciclo per risparmiare tempo, ma io credo che invece sia un qualcosa di più nascosto nella mente di un artista che, nel corso dei suoi lavori, va creando quasi una lista di possibili caratteristiche dei propri personaggi che va poi a ripescare all'occorrenza. E fatto sta che è davvero interessante ugualmente. Un personaggio super secondario in un capitolo completamente slegato dalla trama di Dr. Slump, praticamente un qualcosa di totalmente irrilevante al manga, a un certo punto si fa sempre più strada nella mente dell'autore, arrivando a essere il coprotagonista di uno dei manga più importanti e famosi della storia. Davvero un qualcosa di assurdo e fantastico allo stesso tempo. E questo però mi porta a una nuova considerazione sulla consapevolezza di cosa significhi studiare un'opera fino alle sue fondamenta. Quanto è importante conoscere l'autore a 360 gradi. È essenziale. Molto spesso capita che si pensi a un'opera come un qualcosa di unico, che vive quasi separata da tutto il resto, in una sorta di vera e propria bolla slegata dall'autore. Eppure così non è, e probabilmente non è quasi mai così. Analizzare un'opera significa soprattutto avere una piena consapevolezza di tutto ciò che ha portato a quell'opera, che nel caso specifico di Dragon Ball significa letteralmente tutto ciò che Toriyama ha mai prodotto, tutte le cose che ha visto in televisione, tutto ciò che ha letto fin da bambino. Insomma, studiarlo quasi come se fosse un autore di letteratura moderna. Che potrebbe suonare come una bestemmia per molti accademici, ma hey! Chissà avervi anche convinto a recuperare quest'opera fantastica che è Dr. Slump, sempre ingiustamente snobbato da praticamente tutti gli amanti di Dragon Ball per qualche motivo. Ma soprattutto, considerando che il mondo di Dragon Ball e quello di Dr. Slump sono lo stesso, addirittura avendo un crossover a più riprese. In quel bar, chi era quella ragazza? Bulma nel tempo libero? La mamma di Bulma da giovane? Una ragazza incredibilmente uguale? Ovviamente nulla di tutto ciò, essendo una mera coincidenza stilistica. Tuttavia sono sempre cose divertenti da pensare, no? No, in realtà no. Dai, magari la prossima volta invece vi racconterò di come nel villaggio pinguino esista il palese clone di Yamcha che fa arti marziali e incredibilmente non prende unicamente mazzata. Ne siete felici? Se non fosse estremamente stereotipato l'adattamento italiano che, essendo loro cinesi, utilizza la classica differenza L ed R. Comunque, se questa curiosità e digressione su Bulma e Dr. Slump è riuscita a colpirmi, vi invito a lasciare un bel like a questo video, perché è sempre un ottimo indicatore di gradimento, e magari passare anche da Instagram e TikTok per altre interessantissime curiosità su questa bellissima opera. Io sono OslottMDB e noi ci vediamo, come sempre, a un prossimo video.